Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati col blocco dell'accesso all'area privata e il messaggio di conferma avvenuta registrazione. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a configurare l'area privata del nostro CMS in modo da visualizzare le pagine soltanto agli utenti che possiedono i dovuti permessi. Quindi per prima cosa ci loghiamo all'interno del nostro CMS e ci loggeremo come Mario Rossi. E come prima modifica andiamo a creare un nuovo gruppo di utenti che lo chiamiamo super user e come descrizione gli diamo gruppo super user che avrà tutti i permessi per la gestione dell'intero CMS. Quindi sostanzialmente il super user sarà il gruppo più importante del nostro CMS. In realtà qua avevamo già definito il gruppo amministratore, però magari toglieremo alcuni permessi al gruppo amministratore rispetto al super user. Quindi come diciamo gestione completa lasceremo che se ne occupi il super user. Bene, e poi definiamo un nuovo utente che ovviamente sarò io. Quindi nome utente Odla, production, username Odla production. Non andremo ovviamente a verificare in due passaggi l'utente, quindi imposteremo direttamente la password. Indirizzo email Odla production .odla@gmail.com. Numero di cellulare lo specifichiamo a caso e poi associamo l'utente quindi al gruppo super user. Perfetto, quindi inseriamo l'utente, ci spostiamo in gestione gruppi e al super user gli associamo tutti i permessi, quindi backend intera sezione, front-end intera sezione, personalizza layout intera sezione e per finire permessi utente intera sezione. Perfetto, quindi abbiamo definito l'utente Odla production che è associato al gruppo super user. Qua in realtà possiamo anche aggiungere volendo la colonna che ci conteggi il numero degli utenti associati al gruppo, poi magari lo imposteremo più avanti. Quello che dobbiamo fare oggi è quindi andare a selezionare, quindi partiamo per esempio direttamente dalla pagina privata. Perfetto, quindi dovremo andare a ricavarci i dati delle pagine per cui l'utente che si è loggato ha i permessi ovviamente, quindi in questo caso che siamo in gestione gruppi, se il gruppo associato all'utente che si è loggato non ha i permessi, sostanzialmente questa pagina non potrà essere visualizzata. E per fare ciò apriamo innanzitutto il file che abbiamo modificato nella precedente videoguida, quindi pubblica funzioni verifica login e oltre a salvare l'id utente e ci salviamo oltre all'id utente anche il gruppo di appartenenza, quindi qua ci andrà row di utenti al campo fk gruppo e quindi nella nostra query cell utenti ci ricaviamo anche l'fk gruppo. Perfetto, quindi salviamo, in verifica login non dovremo fare altro e nella nostra pagina privata
E nella query principale che ci va a ricavare i dati della pagina dovremo fare la inner join con la tabella sezioni, come abbiamo già visto, e poi dovremo inserire un ulteriore inner join con la tabella permessi pagine as pp e dirgli on p.id pagina è uguale a permessi.fk pagina, un ulteriore inner join con i gruppi, quindi inner join gruppi as g, dove permessi pagine al campo fk gruppo è uguale a gruppo.id gruppo, e poi digli where p.id pagina è uguale id pagina, perfetto, e poi li dobbiamo aggiungere and g.id gruppo è uguale, e qua ci va $_session al campo gruppo, quindi il gruppo che abbiamo salvato in sessione. Perfetto, quindi in questo modo lui si andrà a ricavare i dati della pagina soltanto se c'è una corrispondenza con la tabella permessi pagine e la tabella gruppi, in base al gruppo ovviamente che li stiamo passando. Perfetto, quindi salviamo, rientriamo nuovamente come ho della production, quindi ho della production, e inseriamo la password. Premiamo invio e non stiamo visualizzando nulla perché allora stampiamo a video la query, allora quindi i dati li sta ricevendo sia il gruppo che la pagina. Proviamo a settare un'altra pagina, quindi pagina uguale 3 per esempio, quindi amministra pagine lo prende, in realtà le sta prendendo un po' tutte, front end bene, utenti permessi lo stesso, e anche personalizza layout, mentre home page no. Home page no, perché qua non ci sta visualizzando la pagina home page. In effetti qua non c'è la pagina home page, quindi backend sezioni pagina, in realtà l'home page c'ha una pagina, perché non me la fa vedere? Quindi amministra pagine home page, ecco perché in realtà la pagina home page è nel menu principale e noi tramite le query in permessi pagine quindi permessi gruppo, perché in realtà in permessi gruppo abbiamo caricato l'elenco delle pagine con visibilità nel menu secondario, le altre pagine che non hanno una visibilità nel menu, però ci siamo dimenticati ovviamente le pagine che abbiamo utilizzato come link. Ecco perché
E quindi in questo caso, dove home page è utilizzata soltanto come link e quindi non ha una pagina a cui reindirizzare, ovviamente ci dà errore perché non abbiamo associato il permesso alla pagina 1. Mentre per esempio qua backend non ne ha bisogno perché il click, la sua richiesta va ad amministra pagine, che è la pagina 3. Perfetto, quindi siccome dovremmo poi inibire la possibilità anche di cliccare su questi link che sono presenti nel menu principale, quindi dovremmo in realtà giustamente assegnare i permessi anche per queste pagine qua. Quindi visto che ci siamo, in permessi gruppo facciamo un'ulteriore suddivisione. Quindi iniziamo con visualizzare l'elenco, anzi qua in visibilità menu mettiamo visibilità menu non uguale 2 ma is not null, quindi così ci recupera sia con visibilità 1 e con visibilità 2. Se vi ricordate invece con is null prendevamo quelle per cui il campo era settato a null. Perfetto, vediamo il risultato e se non ci piace poi magari facciamo la suddivisione tra menu principale e menu secondario. Quindi utenti permessi, permessi super user. Perfetto, come vedete ora ha inserito correttamente il link per la pagina home page. Vediamo nelle altre. Qua in realtà non le abbiamo dato una descrizione, magari la possiamo anche dare. Sì, mi piace di più. Quindi riselezioniamo l'intera sezione per tutti. Bene, e quindi anche in home page, ovviamente home page. Perfetto, quindi ora se ci spostiamo in home page, perfetto, vediamo, abbiamo i permessi e quindi possiamo visualizzare la pagina. Bene, quindi togliamo l'eco della query, quindi qua. Perfetto. Sì, in realtà non ci avevamo pensato in fase di stesura per l'associazione dei permessi. Non ci avevo pensato che in realtà dovevamo associare ovviamente anche i permessi per questi link. Quindi visto che ci siamo, diamo una descrizione anche a questi link. Quindi il primo è backend. Come descrizione gli diciamo link alla sezione backend, giusto per non avere il dato vuoto nella pagina dei permessi. Poi in frontend questo sarà link alla sezione frontend. Personalizza layout, link alla sezione personalizza layout, poi permessi utente, quindi link alla sezione permessi utente. Oh, perfetto. Quindi dicevamo, in questo modo abbiamo selezionato le pagine per cui il gruppo che ha effettuato l'accesso ha i permessi. Bene, ora vediamo di fare lo stesso con i menu con visibilità uguale 1 e quindi in menu principale gli diremo select p.titolo, virgola, p.reindirizza e p.fk sezione from pagine privata as p, inner join permessi pagine as pp
e gli diciamo on p.id pagina sarà uguale a permessi pagine.fk pagina, poi gli diciamo inner join gruppi as g e li aggiungiamo on permessi pagine.fk gruppo sarà uguale a gruppo.id gruppo, where visibilità menu, quindi p.visibilità menu uguale 1 and g.id gruppo sarà uguale, e qua ci va la nostra sessione, quindi $_session gruppo, e poi order by p. posizione voce menu ask. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete non cambia nulla perché il gruppo super user, quindi di Odla Production, in questo caso ha i permessi per tutte le pagine, per tutti i link del menu principale. Bene, ora facciamo lo stesso per il link del menu secondario, quindi apriamo il menu secondario e la query sarà p.titolo, p.reindirizza, p.id pagina from pagine privata as p, inner join permessi pagine as pp, andiamo a capo, on p.id pagina è uguale a permessi pagine.fk pagina, inner join gruppi as g, quindi on permessi pagine al campo fk gruppo sarà uguale a gruppo dd gruppo, where p. visibilità menu uguale 2, p.fk sezione è uguale a row di pagina di d sezione, perfetto, e poi li aggiungiamo and g.id gruppo è uguale alla nostra sessione, quindi $_session gruppo, e poi order by p. posizione voce menu ask. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e anche in questo caso non è cambiato nulla. Ora gruppo amministratore e li associamo home page per non generare errore come prima, perfetto, e vediamo quale sezione abbiamo associato, quindi il backend e front-end no, perfetto, personalizza layout no, permessi utente sì, quindi li abbiamo associato sostanzialmente, ora li abbiamo aggiunto i link principali, bene, quelli che non avevamo definito nella precedente video guida. Ora ci loghiamo come Mario Rossi e vediamo se la nostra query va a buon fine, quindi Mario Rossi, Mario 123 cancelletto, effettuiamo il login, perfetto, e come vedete sono sparite le voci link delle sezioni per cui non li abbiamo associati permessi, quindi il front-end è personalizza layout, e sono rimasti attivi invece i link per le sezioni a cui abbiamo associato i permessi per il gruppo amministratore. Bene, ora da utenti permessi, in quanto Mario Rossi risulta amministratore, vediamo di aggiungere, per esempio, di personalizza layout, vogliamo non l'intera sezione ma il link alla sezione
è soltanto il link, per esempio, a personalizza header. Bene, come vedete ha aggiunto il link personalizza layout, selezioniamo la voce e come vedete del menu secondario viene visualizzato soltanto personalizza header, perché ovviamente non abbiamo settato i permessi per quelle voci menu. Perfetto, direi che sta funzionando perfettamente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sui permessi per i pulsanti, quindi allo stesso modo andremo a inibire la possibilità di visualizzare i pulsanti sia per i form che per le nostre tabelle, e poi creeremo la pagina inaccessibile qualora si tenti di procedere alla modifica dell'id pagina tramite l'URL.